Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi andremo insieme a sostituire le pastiglie posteriori a una Golf 7. In qualche video fa siamo andati a vedere sulla stessa auto la sostituzione delle pastiglie anteriori. La procedura è decisamente fattibile, così come lo è stata per quelle anteriori, quindi nulla di complicato. Tuttavia, a parte le solite accortezze che siamo ormai abituati a fare, ovvero andare a smussare tutti i bordi delle pastiglie, così come applicare del grasso a rame per evitare eventuali vibrazioni, rumori e fischi provocati da queste due problematiche, ma vedremo meglio durante il video. Quello che voglio sottolineare è che bisogna possedere due strumenti che non si trovano in qualsiasi cassetta degli attrezzi fai da te, ma è chiaro, sono assolutamente reperibili. Più nello specifico sto parlando di una diagnosi che permette di far arretrare i pistoncini elettronicamente. Una diagnosi ad esempio come questa, ce l'ho a portata di mano qui perché ho fatto un altro lavoretto, oppure un'altra come si vedrà nel video, la solita interfaccia Delphi. Un attimo solo, questa qui che abbiamo ormai imparato a conoscere e utilizzare il programma Wow della Wurth oppure Autocom e così via. Quindi dobbiamo per forza avere una diagnosi che permette di effettuare diverse operazioni, diverse funzioni sull'auto. Questo è valido per tutte le auto con freno elettronico al quale bisogna far arretrare i pistoncini elettronicamente attraverso appunto lo scanner OBD. Altro strumento da possedere è questo arretratore qui di pistoncini. In pratica è vero che con la diagnosi lo arretriamo, però non completamente, lo allontaniamo solo dalla nostra pastiglia, ma per mandarlo a zero, quindi arretrarlo del tutto e quindi permettere di installare delle pastiglie nuove che sono sicuramente più spesse di quelle che stiamo andando a sostituire, c'è bisogno di un set come questo di arretratori. Sì, vi starete chiedendo, ma non è possibile utilizzare come abbiamo fatto altre volte una morsetta da falegname come queste, oppure una pinza a pappagallo grande, quindi schiacciarle e farle rientrare? No, perché questo tipo di pinze, così come tantissime altre installate su diverse auto, per arretrare i nostri pistoncini non basta applicare una forza, una pressione e spingerli solamente, ma contemporaneamente dobbiamo ruotarli. Quindi mentre che ruotiamo il pistoncino lo dobbiamo allo stesso tempo premere, e questo kit qui ci aiuta perché come vediamo possiamo trovare diverse misure di pistoncino e soprattutto alcuni bisogna ruotarli in senso orario, altri in senso antiorario. Ecco perché ci sono due arretratori. Uno è sinistrorso e l'altro è destrorso. Ad ogni modo iniziamo subito il lavoro, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. E allora iniziamo collegando il nostro scanner OBD, la nostra diagnosi, e apriamo il programma Autocom. Ovviamente scegliamo il modello dell'auto, ci rechiamo nelle varie funzioni che possiamo scegliere e come potete vedere c'è il reset dei pistoni prima della manutenzione. Vabbè, è uguale, possiamo anche scegliere sia prima che dopo la manutenzione, perché tanto comparirà successivamente una schermata con un menu a tendina possiamo scegliere ciò che vogliamo riguardante i freni. Ed ecco che andando appunto a selezionare il reset dei pistoni prima della manutenzione, quindi andare ad allargare i pistoni per poter smontare le pinze. Come potete leggere dalle indicazioni, ciò che bisogna fare è avere il freno di stazionamento disinserito e applicando la nostra funzione i pistoncini si chiudono. Vediamoli insieme.
Da notare che, come ci indicano anche nelle istruzioni, che una volta arretrati i pistoncini ovviamente dobbiamo portarli a zero manualmente utilizzando degli appositi arretratori che vedremo successivamente. Ricordo che alla fine del nostro lavoro dobbiamo andare ad eseguire altre due operazioni, ovvero il movimento in avanti dei pistoni andando a premere le pastiglie nuove, così come bisogna effettuare, come è indicato dalle istruzioni stesse della diagnosi, e riportare alle impostazioni di base l'impianto frenante, altra funzione che vedremo tutto alla fine. Ad ogni modo, con il nostro solito gancio andiamo a rimuovere i coperchietti che nascondono i bulloni delle ruote e possiamo andare a svitarli. Ovviamente prima li allentiamo solamente quando le ruote sono a terra, successivamente solleviamo l'auto e procediamo a svitarli completamente per poter rimuovere la ruota. E ci ricordiamo, è chiaro, anche qui di utilizzare degli appositi inserti in plastica che si attaccano alla pistola d'aria compressa per poter svitare senza problemi i bulloni e non rovinare i cerchi. E allora, rimossa le ruote, vediamo immediatamente la nostra pinza. Andiamo a rimuovere dapprima questo fermo elastico metallico che fa da blocco sulla parte anteriore. Spostandoci nella parte posteriore, innanzitutto andiamo a liberare questo connettore qui. Volendo possiamo andare anche a spruzzare del detergente contatti per ammorbidirlo un po' e facilitare l'uscita. Ad ogni modo è molto semplice, c'è una linguetta da andare a sollevare e successivamente tirare verso dietro il connettore per staccarlo. Così che nella parte superiore invece, coperti da due tappini in plastica, ci sono due bulloni da andare a svitare. Per farlo utilizziamo una brugola da 7. Una volta rimossi i nostri bulloni, la pinza viene via facilmente. Ecco qui le nostre pastiglie, così come è successo anche, se vi ricordate, per quelle anteriori. Come potete vedere, queste qui sono nuove e si può notare che hanno anche un leggero bordino dovuto appunto al fatto che sono state inserite delle pastiglie nuove su dischi non completamente nuovi e, come ben sappiamo, dobbiamo andare ad effettuare uno smusso laterale, cosa che non è stato fatto. Ed ecco che si è andato a creare quello scalino lì, ovvero quel bordo rialzato che non si è consumato. Pulito per bene, andiamo ad utilizzare il nostro kit di arretratori pistoncini. Ci sono due arretratori, uno gira in un verso e uno gira nell'altro. Nello specifico per questa pinza è il sinistrorso. In base al tipo di veicolo, in base al tipo di pinza, dobbiamo utilizzare uno o un altro. E allo stesso modo anche l'inserto, in base alla dimensione del pistoncino andiamo ad applicare un inserto diverso. In questo caso, ad esempio, è l'inserto numero 6. In pratica non possiamo andare ad arretrare il pistoncino semplicemente andandolo a schiacciare come facciamo per altri tipi di pinze, andando ad utilizzare o una morsetta da falegname oppure una grossa pinza da pappagallo, ma dobbiamo utilizzare per forza questo arretratore qui, perché nel momento in cui applichiamo la pressione per spingerlo all'interno dobbiamo contemporaneamente farlo ruotare, e dobbiamo farlo ruotare o in senso orario oppure in senso antiorario. E questa rotazione dipende ovviamente dal modello di pinza. È per questo che si utilizza o l'arretratore sinistrorso come in questo caso oppure quello destrorso.
E allora, arretrato completamente il pistoncino, andiamo a preparare le nostre pastiglie nuove andandole a smussare ai bordi, utilizzando o una lima o una piccola smerigliatrice per far accoppiare il meglio possibile le pastiglie con i dischi, che ovviamente non sono completamente nuovi ma leggermente usurati ed hanno il solito gradino. Tutto ciò per evitare eventuali fischi e rumori anomali. Allo stesso tempo, andandole a montare sull'auto, andiamo ad applicare del grasso a rame come facciamo di solito, e ne mettiamo dove le pastiglie sono a contatto con il portapinza, con la pinza e con i pistoncini, quindi metallo con metallo, che potrebbe creare vibrazioni, rumori e fischi. E voglio sottolineare, come dico sempre, non è che andando a fare tutto ciò evitiamo al 100% che le nostre pastiglie fischiano, no, assolutamente, perché come ben sappiamo i freni possono fischiare per diversi motivi, ma almeno siamo sicuri che per questi motivi non fischiano. E allora, rimontata la nostra pinza, possiamo riattaccare il connettore del sensore dell'ABS. Successivamente diamo una pulita con pulitore dei freni al disco e possiamo rimontare così la ruota. Ultime due operazioni da effettuare sono con la diagnosi, quindi ci spostiamo sul PC, programma Autocom, e andiamo ad effettuare prima il movimento dei pistoni in avanti, questo per riportare i pistoni a contatto con le pastiglie. Come ci ricorda anche da questa indicazione, ricordiamoci di riportare le impostazioni base dell'impianto frenante. Quindi selezioniamo impostazione base dell'impianto frenante, che è una funzione che controlla il funzionamento del freno di stazionamento elettrico e lo riporta alla normalità. Bene, anche questo video finisce qui. Come sempre, like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!